questo mese ed è un mantra che è molto, molto vicino, essendo Scorpione, quindi proprio un lasciare andare. Vediamo che cosa ci dice questi prossimi 13 giorni, quale sarà la tematica che andremo tutti ad affrontare, a lavorare, a vedere, quali sono i consigli. Allora, scusatemi, la tematica è fare una grandissima ricerca per trovare il nostro sogno, una grandissima ricerca veramente di ciò che vogliamo veramente, una grandissima ricerca di andare verso ciò che ci fa bene, ciò che è sano per noi, cioè trovare quel punto in cui ci troviamo comodi, in cui stiamo bene, ma che non è soltanto la zona comoda che ci nasconde, ma è proprio il punto dove noi vogliamo andare, quel grande desiderio che lo Scorpione risveglierà in questo mese e che questi 13 giorni ci farà lavorare questa allacciatoria, questo ponte che ci collegherà con i nostri sogni. Quindi proprio andate a cercare ciò che veramente volete, ma andando in quella verità che è proprio dentro, no? Racchiusa, no? Dentro di noi, che magari non ce la siamo nemmeno mai detta. Vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, queste 3 giorni ci parlano di ritrovare una cosa molto importante i primi 2 giorni. Questo magnetico è domani, nel tono lunare, proprio c'è un riunire le nostre parti, come se dovessimo guardare dentro di noi e trovare quell'unione sacra tra tutte le parti di noi, uniti al cuore e lasciando andare ciò che ha smesso di nutrirci. Cioè, quei semi che noi abbiamo piantato che non crescono più, sono piante che non ci danno più niente, quindi quelle piante vanno veramente tagliate e lasciate andare. Ma questi primi 2 giorni vi porteranno in contatto con due parti di voi in cui dovete semplicemente guardarle e fargli un pochino di posto dentro di voi affinché queste due parti possano fare parte della vostra vita e possano fare pace. Mi viene molto in questo momento come un miele che entra, vi sedete davanti all'altra parte di voi stessi e dite ok, proviamo a parlarci, proviamo a trovare un accordo e non farci più la guerra. Troviamo un respiro che sia comune. Io ho la mia visione, tu hai la tua visione, vediamo se c'è un punto in cui noi ci possiamo trovare e possiamo costruire qualcosa insieme. Qui costruiamo qualcosa insieme, questa visione che viene toccando i nostri cuori è proprio, ok, è il momento di non fare più la guerra, ma di sedermi e trovare armonia, mettere armonia tra queste due parti. Quindi questi primi 2 giorni saranno molto questo. Quando avete trovato quell'armonia e vi sarete dati il permesso di guardare quell'altra parte di voi, allora avrete capito che avete cambiato, che avete visto le cose da un altro punto di vista e direte, wow, pensa un po', non l'avevo mai vista così. Interessante. Quindi non è che dovete cambiare l'opinione, però inizia qualcosa a sgretolarsi, è come se qualcosa si sgretola e si apre come un sipario. A quel punto voi vi rendete conto che non siete in quel punto in cui dovete sempre lottare, che dovete sempre dirvi che siete sbagliati, che non siete buoni, che siete cattivi. Non esiste il buono e il cattivo, ricordatevi questa cosa. Ogni parte di noi ha un suo perché e arriva in un momento perché dobbiamo fare un lavoro dentro di noi, affrontare certe cose di questa vita o di altre vite che sono molto importanti, ok? E quindi a quel punto vi rendete conto che può essere che voi
dovete uscire da quell'orticello, dovete incominciare a pestare un terreno che è fuori da quello che avete sempre fatto di solito, fuori da quelle corde che tenete. Quindi che vi potete concedere il lusso, perché questo è proprio il lusso, di uscire dalla vostra stanzetta e di respirare nel mondo e camminare una via che non avete mai fatto. È come se doveste andare in una strada che mai tutte le volte che l'avete vista, avete detto, no, no, io lì non ci passo, passo nelle mie stradine, perché in queste stradine io sono comodo. Invece uscire, avere il coraggio di uscire, avere il coraggio di fare un taglio. A quel punto sarete pronti, vi verrà data la possibilità di tagliare con qualcosa che è tossico nella vostra vita, che non appartiene più a questo, è il momento di fare quel morire per rinascere, quella grande accettazione, quel grande mi fermo e lascio andare. E a quel punto sì che riceverete, vedrete la vostra strada. E a quel punto sarà così facile per voi girarvi e vedere tutto quello che è successo nella vostra vita e onorare i vostri antenati è una cosa fondamentale. Onoriamo chi ci ha passato la vita qui e siamo qui sulla terra perché ci hanno passato questa vita, tutte queste persone, i nostri antenati. Onoriamoli e ringraziamo tutto quello che è stato, bene, male, brutto, che bello, non importa, onoriamo e giriamoci e guardiamo dove dobbiamo andare, cosa ci sta chiamando e andiamo per quella strada e cerchiamo ciò che veramente vogliamo portare in quella nuova strada, chi ci accompagna, le cose che dobbiamo portare con noi e saranno poche perché avete solo bisogno di voi stessi e avete bisogno proprio di seguire quella nuova strada, quel nuovo sogno dove voi dovete andare. E a quel punto potrete respirare, vi sentirete assolutamente nel vostro centro. Tra cielo e terra voi respirerete, sarete qua e vi sentirete bene, direte non c'è nulla da fare. Io sono assolutamente nel mio centro. Devo solo stare. Ed è importante in questo momento, veramente molto importante, stare, stare fermi, ok? Datevi il tempo, non correte di qua e di là, fermatevi. Nessuna situazione vuole farci male, tutto avviene per un motivo. E quel fermarvi in questo giorno in cui vi sto dicendo adesso è mi fermo e respiro e tra cielo e terra mi connetto alla terra, mi connetto al cielo e si uniscono qua nel mio cuore. Respiro e mi concedo questo grande respiro e sarà proprio un momento in cui sentirete che tutto è intorno a voi, che avete tutto quello che vi serve, che vi renderete conto che intorno a voi c'è veramente tutto e non ve ne siete mai accorti. Tutto quello che voi state cercando da questa parte, da quell'altra, quello mi deve dare quello, è lì, è semplicissimo. State nella semplicità delle cose. Rimanete veramente in quell'essenza che sentite dentro. A quel punto voi sarete connessi con tutto, ma dovrete veramente, a quel punto che avete capito che è tutto intorno a voi, che non siete soli, che siete accompagnati, fare in modo che quelle connessioni che avete siano in verità. Dovete essere leali con quello che avete intorno. Non dovete giocarci, dovete essere veramente, per avere quella connessione totale, io devo essere in verità. Devo essere fermo sulle mie decisioni, fermo su quello che sento per me. Per me, io sono la prima cosa, io sono la cosa più importante, ok? Quindi quello che è importante per me è quella connessione che vi arriverà, che sentirete, che avete tutto intorno a disposizione, tutti gli elementi, ma devono essere portati nella nostra vita, qui nella terra, nella nostra incarnazione, in quello che stiamo facendo sulla terra, in grande realtà, in grande onore, in grande fermezza. Ok? E a quel punto sì, vi potete permettere di iniziare qualcosa di nuovo e permettervi di ricominciare, perché siete morti, siete rinati e a quel punto quella rinascita mi permette di iniziare a fare qualcosa di nuovo.
mi permette di iniziare un nuovo cammino, che con un nuovo cammino non iniziate niente di nuovo, non buttate via tutto. Voi avete tante conoscenze, però lo farete in un modo diverso e sarà connessi a voi stessi. E a quel punto vi sarà mostrata veramente quali sono le cose che vi tengono prigioniero. E se state molto attenti, ci sarà proprio la dimostrazione di che cosa vi tiene prigioniero. E a quel punto voi dovrete semplicemente affidarvi all'universo, aprire le braccia e dire io credo, mi affido, non tengo niente in mano, lascio andare tutte le cose, lascio andare tutti i palloncini che trattengo, mollo, tutto lascio andare, perché se lo farete voi ritroverete il vostro cuore, ritroverete quella connessione con voi stessi che viene dal cuore e quell'amore incondizionato per voi stessi, questa onda alla fine vi mostrerà voi, vi mostrerà il vostro cuore, vi mostrerà che vi potete perdonare, vi mostrerà che va tutto bene, che è stato tutto perfetto e che potete proseguire il vostro cammino alla fine di questi 13 giorni ritrovando voi stessi. Alla fine dei 13 giorni, se avete seguito le indicazioni che vi arriveranno giorno giorno, non importa se ricorderete le mie parole, ma vi arriveranno giorno giorno, il 13° giorno ricordatevi che quell'amore incondizionato che vi arriverà è solo per voi, perché se noi ci amiamo, espandiamo intorno a noi tutta questa energia di amore e nulla ci può fermare. E attiriamo nella nostra vita l'amore incondizionato di tutte le persone, per tutto. Quindi andate, proseguite e trovate quell'amore dentro di voi. Ora il Super Jolly. Vediamo qual è la chiave che ci mostrano di questi che dobbiamo usare in questi 13 giorni. E la chiave è meravigliosa, sono le influenze cosmiche, le influenze di Maat, di Thoth e di Kepera. Guardate. Maat è l'ordine cosmico, quindi noi dobbiamo portare questo ordine cosmico dal cielo sulla terra. Maat è seduta sul suo stesso nome, sul suo stesso simbolo. Ok? Thoth è colui che prende dal cielo il dio della magia, della scrittura, della matematica, ok? Quello che fa accadere le cose e ci aiuta. E che pera che è questo, lo scarabeo, che rinasce, quindi è la grande rinascita che ci permettiamo di fare per poterci riconnettere. Quindi questi 13 giorni ci dicono una grande riconnessione. E per ultime, ovviamente, non possono mancare le carte del Sole e della Luna della Holding. Vediamo qual è il consiglio, la chiave numero 2 che potremmo usare. È l'apertura. Quindi ricordatevi, le influenze cosmiche e l'apertura. Quindi il lavoro di questi 13 giorni è creare una nuova apertura, non una nuova chiusura. Non la paura, uscire dalla paura e aprire quel canale che ci possa connettere con tutto quello che ci sta succedendo in questo momento. Tutto quello che nella nostra vita sta arrivando semplicemente per liberarci. In questi 13 giorni saranno, mi libero da tutte le mie paure e mi riconosco amore incondizionato, quale sono. Grazie.